Questa barba inizia a darmi fastidio. Forse dovrei tagliarla. Oh dannazione. Forse così è un po' troppo. Adesso sono un sedicenne. Dunque, in questo video vi parlerò di un investimento che ho fatto qualche giorno fa e di conseguenza di un pacco che mi è arrivato in questi giorni. Ho acquistato un nuovo monitor, l'LG VL50S da 29 pollici, un monitor widescreen con formato 21 noni, ottimo per il multitasking e per altre cosettine. Adesso, prima di iniziare con questo video, prima di mandare la sigla, prima di partire con l'effettiva discussione su questo monitor, vorrei sottolineare una cosetta che potrebbe interessarvi prima per l'appunto della fruizione di questo video nella sua interezza oppure no. In questo video andrò a parlare di questo monitor sotto vari aspetti, non mi fermerò semplicemente all'aspetto fotografico e videografico che è ciò di cui parlo solitamente su questo mio canale, andrò ad approfondire un po' di più. Dovete sapere che oltre al videomaking e alla fotografia io sono un amante dei videogames, di serie tv, film e un'altra manata di cose un po' nerdose, per cui in questo video andremo a discutere di questo monitor sotto vari aspetti. Adesso, per chi fosse interessato soltanto ad alcuni aspetti di questo monitor e magari non ad altri, qui sotto trovate i vari capitoli divisi per timestamps, quindi potete skippare direttamente al punto che vi interessa. Innanzitutto vi farò vedere un unboxing, quindi vi mostrerò cosa c'è all'interno della confezione di questo monitor, poi discuteremo delle caratteristiche, delle funzionalità e infine andremo a vedere come si comporta in ambito videografico e fotografico e come si comporta in ambito videoludico, quindi per il gaming. Qui sotto trovate tutto quanto. Qualora dovesse interessarvi solo una di queste parti, potete skippare direttamente al punto che ho segnato appositamente per voi. Qualora invece dovesse interessarvi, come nel mio caso, questo monitor nella sua interezza, quindi un'analisi completa di questo monitor, vi consiglio di guardare l'intero video. Detto ciò, passiamo direttamente alla discussione, passiamo direttamente all'unboxing e buona visione ragazzi! Ed eccoci qui con la confezione di questo LG 29VL50S. Andiamo ad aprirla delicatamente con il taglierino e vediamo cosa c'è all'interno. Ok, in primis il cavo d'alimentazione, a quanto pare con la spina asciugo. Poi un pezzo di quella che sarà l'asta del monitor che, tra parentesi, io non utilizzerò in alcun modo, e dopo vedrete perché. Un comodissimo cavo HDMI che nonostante io ne abbia tantissimi è sempre stra utile perché non si hanno mai abbastanza cavi di questo tipo. Poi il libretto di istruzioni con il DVD che non utilizzerò mai anche perché il mio computer non ha nessun lettore DVD. Ormai davvero non si usano più praticamente, gli altri due pezzi di staffa di sostegno per il monitor e infine, sotto questo enorme strato di polistirolo, il nostro meraviglioso monitor. È veramente enorme, guardatelo. Ok, quindi andiamo a montarlo, dopodiché discutiamone per bene. Ok, quindi dopo averlo montato sul supportabraccio sulla mia workstation, nella mia postazione di lavoro, ho iniziato ad analizzarlo al meglio possibile. Queste di cui vi parlerò adesso sono le caratteristiche principali di questo monitor. Andiamo a vederle. Si tratta di un monitor da 29 pollici, in questo caso. Sulla pagina Amazon c'è anche una versione più grande di questo monitor, ma la mia scrivania misura 80 cm, quindi un monitor da 29 pollici che, ricordiamo, vengono contati in diagonale, quindi 29 pollici in 21 noni sono più grandi rispetto a 29 pollici in 16 noni e 80 cm praticamente, più o meno, circa. Quindi riempie l'intera superficie della mia scrivania. Nel mio caso va bene così. Qualora siete interessati a una versione più grande, non so se ci siano differenze legate alle caratteristiche e alle funzionalità, non credo perché dovrebbe essere lo stesso monitor semplicemente più grande, non so se possa presentare delle problematiche maggiori. Io vi parlerò di quello da 29 pollici, quindi... Poi presenta un profilo sottile su 3 lati e degli autoparlanti stereo da 10 watt totali. Inoltre c'è la modalità Max Audio. Le casse di questo monitor mi hanno sorpreso positivamente, se devo essere sincero, nonostante siano delle casse che io personalmente non utilizzo, in quanto possiedo dei monitor esterni, monitor audio, e aspettate, facciamo una distinzione, d'ora in poi i miei monitor audio li chiamerò casse, nonostante siano monitor audio, altrimenti abbiamo i monitor audio, i monitor video, e ci incasiniamo completamente, ok? Quindi possiedo delle casse esterne, le Meike CR4,
e utilizzo semplicemente quelli, in quanto questo monitor tra i vari ingressi ha un'uscita jack 3,5 mm, quindi possono essere collegati agli altoparlanti esterni, e questo è il mio caso. Ho collegato i Meike, funzionano benissimo, non sfrutto purtroppo le casse del monitor, purtroppo, oddio, le mie casse sono meglio rispetto a quelle del monitor, però sappiate che mi hanno convinto veramente tanto per il poco che ho sentito, per i pochi suoni che sono riusciti a riprodurre prima che io collegassi le mie casse main. Quindi sinceramente ha un'ottima qualità audio, soprattutto tenendo in considerazione che molti monitor solitamente escono direttamente dalla fabbrica senza alcuna cassa autoparlante, quindi per cui assolutamente approvatissima questa cosa. Poi si tratta di un monitor che supporta la modalità HDR10. Parlando di cose tecniche, andando ad analizzare la parte video di questo monitor, si tratta di un monitor IPS LED con risoluzione 2560x1080. La luminosità è di 250 candele a metro quadro e il tempo di risposta è di 5 millisecondi. Di questi 5 millisecondi ne parleremo per bene dopo, perché per molte persone non sono assolutamente un problema, soprattutto per chi lavora nel campo del videomaking e della fotografia, però capisco benissimo che per molti gamers potrebbero essere un problema, 5 millisecondi di ritardo. Per molti no, quindi ne parliamo in seguito, soltanto per chi è interessato a videogiocare con un monitor simile. Andiamo avanti. Questo monitor possiede 2 ingressi e un'uscita. I 2 ingressi sono 2 ingressi HDMI, mentre l'uscita è un'uscita jack 3,5 mm. Inoltre abbiamo il classico attacco VESA 100% per poter collegare il monitor ad un supporto esterno a braccio o a parete, come nel mio caso, io l'ho collegato ad un supporto a braccio come potete ben vedere, e infine c'è la caratteristica più interessante di tutte, nonché il motivo per cui ho deciso di fare questo video sul mio canale: il prezzo di questo monitor. È letteralmente il monitor 21 noni più economico su Amazon Italia, infatti costa 199,99 euro. 200 euro, perché quel centesimo ci dà sempre fastidio. Non vi nasconderò una cosa, quando ho visto questo monitor su Amazon ho detto voglio acquistarlo semplicemente perché non ci sono poi troppe recensioni sul web, quindi sarei curioso di vedere se questo monitor più economico in assoluto dell'LG su Amazon, quindi più economico in assoluto ma al contempo comunque di marca, possa essere valido oppure no. Tanto, qualora non fosse valido, posso restituirlo senza nessun problema, visto che l'avrò acquistato su Amazon. Bene, si è rivelato essere abbastanza valido. Le caratteristiche sono ottime, 250 candele di luminosità, per alcuni potrebbero essere fastidiosamente pochi, ma diciamo che se non c'è il sole che sbatte direttamente sul vostro monitor non avrete problemi per quanto concerne la luminosità. I colori sono ottimi, l'IPS LED funziona benissimo, non si tratta di un monitor curvo nonostante sia un 21 noni, però vi assicuro che la visibilità è veramente ottima, e questo è un grande punto a favore perché si tratta di un monitor di 200 euro. Un monitor di 200 euro che, oltre a essere ottimo nelle sue caratteristiche, ha anche tantissime funzionalità di cui parleremo in questo momento. Andiamo. Innanzitutto c'è da dire che le funzionalità possono essere scelte e comandate tramite una comodissima levetta analogica posta nella parte inferiore del monitor, che ho trovato veramente molto comoda. L'utilizzo di questa levetta potrebbe essere assolutamente istintivo e comprensibile sia per i videografi sia per i gamers, in quanto è la classica levettina analogica che potete trovare sui controller da gioco, sui joypad o semplicemente sul telecomando del drone. Quindi molto istintivo, molto veloce, io personalmente la preferisco ai classici tastini che si trovano al lato oppure nella parte inferiore dello schermo. Quindi questa cosa qui è assolutamente promossa. Per quanto concerne le funzionalità, innanzitutto abbiamo l'On Screen Control, che è il software comodissimo di LG per il supporto al multitasking. È semplicemente un software che va a dividere il vostro schermo in più sezioni che potete utilizzare per l'appunto per fare un po' di multitasking. Non è una cosa che si trova direttamente sul monitor, bensì si tratta di un programma che dovrete scaricare dal sito dell'LG e dovrete installare sul vostro computer. Il vostro computer poi rileverà l'utilizzo di un monitor dell'LG e di conseguenza creerà questi mega divisori, creerà queste sezioni del vostro schermo che potrete utilizzare per lavorare al meglio in multitasking senza dover manualmente spostare le varie applicazioni all'interno di un ambiente Windows o all'interno di un ambiente Apple. Poi abbiamo la modalità Smart Energy Saving, che è una modalità che ci permette di risparmiare energia elettrica aggiustando la luminanza del monitor.
è una di quelle funzionalità che io purtroppo da videomaker e fotografo ignoro completamente, perché il fatto che la luminanza cambia all'interno di una stanza dipendentemente dall'ambiente che mi circonda potrebbe essere un fastidio allucinante quando vado, diciamo, a lavorare con delle fotografie, a lavorare con dei video o, perché no, a godermi un determinato prodotto audiovisivo o videoludico. Quindi per cui io personalmente non utilizzo questa funzionalità, però potrebbe essere comoda per risparmiare energia elettrica per alcune persone che non sono come me fissate col mondo dell'estetica, della fotografia, del videomaking e della fedeltà cromatica di un monitor. Poi abbiamo lo standby automatico, che è anche una cosa molto comoda per molte persone, ma che io personalmente ho disattivato. Il buzzer all'accensione, un'altra cosa molto comoda per molte persone che io personalmente ho disattivato, è la Reader Mode, che è una modalità che abbassa la luce blu, rendendo lo schermo più giallastro. Questa è una cosa veramente comoda. Io l'ho disattivata, come le altre impostazioni di cui ho discusso precedentemente, semplicemente perché i miei occhiali hanno già un filtro per la luce blu. La luce blu non passa attraverso le mie lenti, quindi non arriva e non danneggia i miei occhi. Vi consiglio di attivare questa modalità quando andrete a passare tante ore di fronte al vostro monitor. Semplicemente perché, fatevelo dire da una persona che ha problemi di vista, questa modalità potrebbe salvare i vostri occhi in moltissimi casi. Passare molte ore di fronte ad un monitor può in qualche modo danneggiare la vostra vista, semplicemente perché la luce blu danneggia la vostra vista. Andando a ridurre la quantità di luce blu, ridurrete i problemi che potrebbero avere i vostri occhi passando molto tempo di fronte ad un monitor. Quindi è ottimo, sinceramente credo sia ottimo il fatto che ci sia questa funzionalità all'interno del monitor, e secondo me vale più di tutte le altre, anche messe insieme. Ma adesso, poco fa abbiamo parlato di fedeltà cromatica e di quanto io sia fissato con la fedeltà cromatica di un monitor. Questo perché, per chi non dovesse conoscermi, io sono un videomaker e fotografo. Quindi per cui andiamo ad analizzare questo monitor per quanto concerne il comparto videografico e fotografico. Andiamo a vedere come funzionano i colori all'interno di questo monitor, se possono essere fedeli oppure no ai colori che vedremo in stampa o su altri siti web tramite altri dispositivi e tutto il resto. Partiamo col dire una cosa meravigliosa. Si tratta di un monitor da 200 euro, un monitor da 200 euro che copre il 99% di gamma sRGB. La gamma sRGB, lo spettro cromatico sRGB, per chi non dovesse saperlo, è lo spettro cromatico che vediamo sul web, quindi i colori che possiamo vedere sui vari siti web, quelli che tutti noi vediamo praticamente ogni giorno. Stampando delle fotografie potremmo avere uno spettro cromatico più ampio dell'sRGB, ma guardando cose sul web, su YouTube, qui su Vimeo o su qualunque altro sito, anche su Facebook, Instagram o simili, utilizzeremo, vedremo, percepiremo la gamma sRGB. Di queste cose ho discusso più di una volta sul mio canale quando vi ho parlato del mio calibratore e del mio monitor, di come calibrare il monitor e tutto il resto. Qualora foste interessati e non aveste visto quei video, ve li lascio qui in alto a destra, semplicemente perché non mi va troppo di ripetermi, visto che quei video durano più di 10 minuti e magari sintetizzarli sarebbe anche un problemino, non credete? Quindi io ho questo colorimetro, lo Spider X. Con questo colorimetro, giustamente, sono andata a calibrare il mio monitor. E beh, una cosa molto positiva calibrando il mio monitor con lo Spider X è che ho notato come i colori siano molto fedeli a quelli che poi vedo in fase di stampa, o semplicemente molto simili a quelli che poi vedo su altri dispositivi per quanto concerne i caricamenti su Instagram o siti simili. Ovviamente c'è sempre il discorsetto legato ad ogni monitor alla sua calibrazione, quindi una fotografia vista su uno schermo del computer calibrata sarà comunque diversa rispetto a quella che poi vedrò sul telefono in seguito. Ovviamente c'è tutto questo discorso, però sono colori molto simili, quindi sono dei colori veri che funzionano e assolutamente fedeli. Ovviamente tutto ciò calibrando il mio monitor, però guardate, questi sono i dati che mi ha dato DisplayCal calibrando il monitor. Quindi per cui posso assicurarvi che questo monitor in particolare già ha una fedeltà cromatica per fatti suoi assolutamente ottima e ottimale, ma al contempo quando viene calibrato poi risulta essere praticamente perfetto. Ho letto su Amazon di molte persone che scrivevano: questo monitor può essere buono per i videogiochi, però sicuramente non sarà buono per persone che lavorano nel mondo del videomaking e della fotografia, perché i colori vengono saturati moltissimo, c'è una vividezza esagerata, c'è una nitidezza esagerata. Ragazzi, i monitor vanno calibrati,
Tranne se andate poi ad acquistare un monitor da 1200 euro, di quelli proprio fatti per la fotografia, ma anche quelli in realtà dopo un paio d'anni andranno calibrati. I monitor vanno calibrati. Una volta calibrato, per videomaking, per fotografia, è assolutamente ottimo. E ve lo dice una persona che con i colori è abbastanza fissata. Assolutamente. Poi c'è anche il fatto che abbiamo uno schermo IPS, quindi indipendentemente da dove lo guardiamo la visibilità, soprattutto cromatica, è comunque buona, e il fatto che questo monitor abbia l'anti-glare, quindi l'antiriflesso. Non vedremo la nostra immagine riflessa, di conseguenza non stancheremo troppo la nostra vista guardando il monitor in ambienti più bui come quelli che si utilizzano solitamente per lavorare in questi ambiti, e al contempo non rischieremo di vedere i colori falsati per via di qualche colore che viene riflesso direttamente nel nostro monitor. Poi tra le varie funzionalità dedicate proprio al mondo del videomaking e della fotografia abbiamo il livello del nero e il livello di dettaglio. Il livello del nero può essere configurato manualmente già dal monitor, oltre che dal programma di calibrazione qualora abbiate un calibratore, un colorimetro e di conseguenza qualora utilizziate DisplayCal o qualunque altro software analogo. E infine la cosa che potrebbe essere più scontata in assoluto, ma che non lo era affatto per me prima di utilizzare un monitor simile, il multitasking per lavorare a montaggi video o comunque nel mondo del videomaking. Non per la fotografia magari un po' di meno, ma per il videomaking sì, è qualcosa di spettacolare. Vedere una timeline di un progetto video su un monitor 21 noni è completamente diverso rispetto a vedere una timeline su un monitor 16 noni. Inoltre, assimilare e importare clip video all'interno di un programma di montaggio utilizzando un ambiente multitasking è una di quelle cose, una di quelle sensazioni che una volta provata non potrete più farne a meno. Davvero, probabilmente io quando non utilizzerò più questo monitor, quando andrò a cambiare monitor, acquisterò un altro monitor 21 noni o, perché no, 31 noni, se riesco ad avere un po' di spazio libero in più. Quindi in ambito videografico e fotografico, nonostante molte persone dicano non vada assolutamente bene questo monitor, è ottimo, è veramente ottimo, soprattutto una volta calibrato, colori fedeli, livello di dettaglio massimo, livello di nero controllabile, 250 candele per metro quadro. Davvero, per 200 euro è un monitor assolutamente ottimo e vale tutti i soldi che costa nel mondo del videomaking e della fotografia, e anzi probabilmente varrebbe anche qualcosa in più. Se fosse un monitor di Samsung con le stesse caratteristiche costerebbe almeno il doppio. Sì, ok, nel mondo della fotografia e del videomaking si tratta di un monitor ottimo nonostante la fascia di prezzo, nonostante venga bistrattato da molte persone, bla bla bla, ma come si comporta nell'ambito videoludico? Qui c'è una cosetta che vi ho accennato precedentemente che probabilmente a molte persone potrebbe dar fastidio, ma nel complesso non è troppo fastidioso. Parliamone, approfondiamo il discorso. Innanzitutto, una delle funzionalità completamente dedicate al gaming è l'AMD FreeSync, e si tratta di un monitor a 75 Hz. Ora, per chi non dovesse sapere cosa è il FreeSync, è un tipo di caratteristica, un tipo di funzionalità che può essere inserita all'interno dei monitor che permette di sincronizzare il refresh rate del monitor agli FPS del gioco in fase di gaming. Quindi per cui se state giocando a 60 fps il vostro monitor girerà a 60 Hz, se state giocando a 62 fps girerà a 62 Hz. Questo semplicemente per evitare problemi di tethering, flickering e cosettine simili. Inoltre si tratta di un monitor flicker safe, che sinceramente è una cosetta che potrebbe essere più utile per persone come me che ogni tanto si trovano a girare delle clip video inquadrando direttamente il monitor, in quanto non andrà a flickerare, piuttosto che alle persone che vanno a giocare con questo monitor. Potrebbe essere molto più comodo per i videomakers in realtà che per i gamers questa cosetta qui, anche se anche nell'ambito del gaming ovviamente il fatto che sia flicker safe è comodissimo. Poi il problemino, tempo di risposta 5 millisecondi. Il tempo di risposta di 5 millisecondi non è un problema per tutti i videogiocatori, è un problema per i videogiocatori che giocano giochi competitivi, per i videogiocatori che hanno bisogno di un tempo di risposta di 1 al massimo 2 millisecondi. Io sono uno di quei videogiocatori che non gioca ai giochi competitivi. I miei giochi preferiti sono di tutt'altro genere, assolutamente non competitivi e per lo più single player. Quindi a me personalmente non interessa il fatto che ci sia un tempo di risposta, quindi un ritardo di 5 millisecondi da quando muovo il mouse o da quando premo il tastino sulla mia tastierina rispetto a quando vedrò quell'azione in compimento sul mio monitor. A me non dà fastidio, so che a molte persone 5 millisecondi di ritardo
potrebbero dare molto fastidio. Quindi per cui, se siete videogiocatori che giocano a giochi competitivi, questo non è minimamente il monitor che fa per voi. Se siete videogiocatori che non giocano a giochi competitivi, come nel mio caso, questo è un monitor che assolutamente potrebbe fare per voi, per tutte le altre funzionalità che possiede, per tutte le altre caratteristiche che si porta appresso. Come ad esempio il fatto che ci sia il crosshair, che è un mirino che si piazza al centro dello schermo per essere utilizzato negli FPS quando avete delle armi che non presentano il mirino, tipo le doppie pistole o i doppi mitra. Sinceramente questa cosa la vedo un po' come cheating, però so che molte persone mettono tipo qualcosa direttamente sullo schermo per segnare il mirino o installano delle mod che vanno ad aggiungere il mirino. A questo punto, in questo caso, avete direttamente la funzionalità sul vostro monitor utilizzabile dalla levettina, quindi risparmiate tempo. È una di quelle funzionalità che io non utilizzo perché non ne vedo l'utilità. Potrebbe essere utile per qualcuno però, ne sono certo. Poi abbiamo lo stabilizzatore del nero che funziona in maniera completamente diversa rispetto al livello del nero che abbiamo visto poco fa. Il DFC, che si tratta di una funzionalità di contrasto automatico che va a cambiare il contrasto in base all'ambiente che ci circonda, in base all'ambiente che circonda il monitor. E infine la cosa più impressionante di tutte, la modalità Super Resolution Plus, che è una modalità che va a upscalare il vostro gioco e ad aumentare la nitidezza aggiungendo una maschera di nitidezza. Questa cosa è veramente impressionante. L'ho testata facendo un po' di retro gaming e le differenze si vedono assolutamente. Ovviamente giocando giochi più recenti, anche giochi del 2011-2014, non si nota minimamente una cosa simile, però facendo un po' di retro gaming si nota. E soprattutto giocando su console si nota. È un piccolo appunto per chi gioca su console. Le generazioni di console fin dove siamo arrivati, speriamo che nella prossima generazione sarà diverso, non supportano la modalità 21 noni, quindi sappiate che giocando con questo monitor dovrete giocare in 16 noni. Quindi avrete delle linee verticali ai lati dello schermo che andranno a croppare, tra virgolette, la vostra immagine. In realtà andranno a darvi l'aspect ratio originale e in qualche modo aggiungeranno queste bande nere che non danno troppo fastidio se siete abituati a vedere serie TV, film e qualunque altra cosa. Questo perché le generazioni di console che abbiamo avuto finora non supportano in alcun modo il 21 noni, quindi è meglio in questo caso avere l'aspect ratio originale con le bande nere piuttosto che avere un'immagine strecciata del videogioco. Quello è molto fastidioso. Potete farlo se volete, c'è l'impostazione apposita, potete andare a cambiare l'aspect ratio, ma sinceramente è un po' una cafonata. Meglio non farlo a mio avviso, perché andrete a rovinare completamente l'intero rapporto dimensionale del gioco e vedrete le immagini molto più grasse e schiacciate. Meglio di no. Quindi questo è tutto ciò che ho visto io, tutto ciò che ho scoperto, tutto ciò che ho scovato analizzando questo monitor e tutto ciò che ho catalogato per modalità, per utilizzo, per importanza, per caratteristica. Quindi è un monitor che andrebbe assolutamente bene per i fotografi e videografi, soprattutto in questa fascia di prezzo non c'è niente di meglio a mio avviso per chi fa videomaking o fotografia. Al contempo è un monitor che va bene anche per videogiocare, tranne per chi gioca a videogiochi competitivi. Questo detto in sintesi e senza in alcun modo approfondire caratteristiche e funzionalità. Adesso delle domandine. A voi come sembra essere questo monitor? Siete interessati a un monitor 21 noni? Avete mai utilizzato un monitor 21 noni? Se sì, vi piace l'ambiente multitasking di questi monitor? Mi consigliereste un 31 noni in futuro per chi lo utilizza? Lasciatemi qui sotto un commento, un feedback rispondendomi a queste domande, oppure semplicemente lasciatemi un commentino facendomi sapere cosa ne pensate di questo monitor, se l'acquisterete, se l'acquistereste. Qualora siete interessati inoltre, qui in descrizione trovate direttamente il link all'acquisto per la versione da 29 pollici. C'è anche l'altra versione andando a switchare manualmente su Amazon Italia. Non so se possa cambiare qualcosa, non so se ha qualche problemino in più, qualche funzionalità in più, qualche problemino in meno. Non ne ho assolutamente idea perché io ho testato questa versione qui, quindi questa sarà la versione che trovate in descrizione, questa sarà la versione che vi consiglio. Anche perché quello più grande poi costa molto di più e perderemmo tutta la radice di questo discorso, tutto il perché io possa consigliarvi questo monitor. Semplicemente è il 21 noni più economico in assoluto su Amazon Italia. Se andiamo a togliere questo piedistallo che regge l'intera colonna, che regge l'intero palazzo sul quale abbiamo costruito questo video, in quel caso assolutamente non so se ne valga la pena, perché probabilmente potremmo trovare di meglio nella stessa fascia di prezzo.
In questo caso è unico nella sua fascia di prezzo, è assolutamente stra consigliato, stra interessante, stra figo e quindi semplicemente io ne consiglio l'acquisto e volevo parlarvene. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo sempre su questo mio canale. Parleremo ancora di fotografia, parleremo ancora di videomaking e da oggi in poi parleremo ancora un po' di tecnologia. Stay tuned ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bye bye.